Eccoci qua per tutte le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà questo mese di dicembre 2024, ma soprattutto andiamo a vedere qual è l'adempimento spirituale per te in questo mese. Lo facciamo attraverso la presa di coscienza di quello che i tarocchi ci racconteranno. Andiamo a vedere quali sono le sfide e le evoluzioni previste per te in questo mese. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist L'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. E per chiunque lo desiderasse ho messo in vendita il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, che è una tesi di laurea in naturopatia disponibile solo in PDF, scaricabili da PC, tablet o telefono, e mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, abbiamo un cielo importante anche in questo mese. Il sole in Sagittario fino al 20 e poi passa nel tuo segno il 21 in Capricorno. Abbiamo il 1° dicembre la luna nuova in Sagittario, il 15 dicembre luna piena in Gemelli alle 10 di mattina, Mercurio in Sagittario per tutto il mese, Venere passa in Acquario l'8 dicembre per tutto il mese e Marte lo abbiamo in Leone per tutto il mese. I pianeti lenti invece rimangono come quelli descritti nel mese di novembre. Ci concentriamo adesso su questo cielo e come ti influenzerà in questo mese per adempiere al postulato che andremo a vedere con l'archetipo. Per tutte le ragazze che volessero fare il rito, il culto degli antenati che vi ho descritto nel video Magia Pratica 8, l'ultimo rito, quello del dare il cibo, non gli altri che potete fare quando volete, potete farlo dal 4 dicembre al 15 dicembre, va bene? Perché si può fare solo in luna crescente fino a poco prima della luna piena. Comunque è tutto nel video Magia Pratica 8 per la pacificazione degli spiriti dei tuoi antenati per risolvere il tuo presente. Ok, allora andiamo a vedere qual è l'archetipo postulato principale sul quale si fonderà la tua esperienza divina e quindi terrena in questo mese per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno. Allora, qual è l'archetipo di questo mese per te? Cavaliere, lealtà, romanticismo, cavalleria, ama l'onore. Mi dice che qui... allora, questa è sia l'energia che tu mi attrai, no? Mi attrai dall'esterno perché stai vibrando nel tuo darti, stai vibrando con l'amore, stai vibrando con l'onore, stai vibrando a alti ideali di lealtà, di romanticismo, di cavalleria. Stai vibrando a questi valori e soprattutto ti dice questi sono i valori a cui la tua anima tenderà a vibrare in questo mese. Quindi lealtà, romanticismo, ti vedo romantica o romantico, ti vedo leale nei tuoi confronti e nei confronti degli altri. È l'archetipo principale a cui tendere. E soprattutto il cavaliere mi parla di cavalieri verso di te o un cavaliere verso di te. Lo andiamo a vedere poi nella parte affettiva e relazionale, nell'amore. Ma comunque mi parla di questi valori da cui sarai animata e animato in questi tempi. Andiamo a vedere qual è la sfida con le altre carte, queste qua, poi ci mettiamo i tarocchi. Qual è la sfida per te in questo mese? Cosa ci raccontano queste altre bellissime carte? Capricorno, dicembre 2024. La fede, fate, la fede è la sfida per te. Qua c'è una donna bendata e come vi dico sempre, quando chiudete gli occhi da fuori, allora iniziate a vedere le cose per davvero. Dicono i grandi maestri buddisti, noi abbiamo 4 occhi, 2 che guardano fuori e 2 che guardano dentro. Quando chiudiamo quelli che guardano fuori, iniziamo a vedere con quelli che guardano dentro. E siccome la realtà si costruisce sulla base di quello che tu senti all'interno, devi avere fede in ciò che senti.
senza basarti su quello che vedi fuori. Per quanto riguarda la persona che ti viene incontro, per quanto riguarda le persone che ti vengono incontro, allora la fede sarà per te la sfida in questo mese. Fede cosa vuol dire? Fede significa affidarsi agli eventi che accadono, comprensive di persone e circostanze che sono gli attori della tua scena di vita, che è la tua anima a metterti sulla scena della vita. E quindi la fede è lo strumento più potente che abbiamo da quando veniamo sulla Terra. Il sistema di governo, il sistema di potere ha voluto che noi non avessimo più fede, essendo iperrazionali, quindi facendoci arzigogolare la mente, rendendoci iperrazionali, iperrazionalisti. Quando un uomo lo separi dalla fede gli togli il più grande potere. E quindi il tuo più grande potere è il recupero della fede in questo mese. La fede non ha a che fare con la religione. La religione è un sistema di credenze voluto per gestire un popolo. La fede è quando finiscono le credenze. La spiritualità è quando finiscono le credenze. E quindi qua una fede impeccabile negli eventi. Questa è la tua sfida in questo mese, sia nell'amore, nelle relazioni, nella condivisione. La fede. Vediamo cos'altro mi dicono. Poi ci mettiamo i tarocchi. Guardate. Qual è il postulato della tua evoluzione in questo mese, Capricorno? Unione e armonia. Presto avrai un incontro, una riappacificazione o la conferma di un legame importante. Questo è il mese in cui, cavaliere, legame importante, devi avere fede in questa unione o questa cosa che ci sarà in questo mese. Me la stanno marcando proprio nella lettura generale, non abbiamo ancora fatto l'amore, però mi stanno marcando questa unione, questa armonia. In questo mese avrai un incontro o una riappacificazione o la conferma di un legame importante. La sfida è la fede. Credere in questo legame o credere in questo incontro, ci sarà unione e armonia. L'unione e armonia arriva se tu hai fede, ok? Vediamo a livello generale cosa ci raccontano. Capricorno. Allora, a livello generale, Capricorno, dicembre 2024, asso di coppe. Me lo stanno marcando. Abbiamo una bellissima immagine qua con una pozione, vedi? Asso di coppe. Qua c'è un'apertura tua di cuore, Asso di coppe, cos'altro? E abbiamo il re di spade, 10 di spade, il 6 e gli amanti. L'amore rinasce per te in questo mese. Un amore che faceva fatica a nascere o a rinascere. Una persona che ha le idee chiare nel voler andare oltre i conflitti o le situazioni che ci sono state tra te e questa persona, o comunque l'amore non riusciva ancora a nascere, no? Però era già nella tua aurea. E qua ci sono gli amanti, c'è l'amore per te in questo mese. Unione, armonia, scelte dettate dal cuore, assolutamente. Vediamo cos'altro. Non mi stanno marcando altro, come vedete. Vediamo ancora. Vediamo ancora per te, Capricorno. 5 di spade, guarda quante spade. 5 di bastoni. Ma che succede qua, ragazze? Vediamo. Cavaliere di coppe. Wow, 4 di bastoni. Dopo tante peripezie ti vedo farti bellissima o bellissimo per un incontro d'amore. Allora, mi dice che ci può essere o c'è stato
fatica affinché questo amore sgorgasse di nuovo nella tua vita o si rinnovasse un rapporto o l'amore entrasse nella tua vita. Questo è il mese in cui farai la scelta di metterti alle spalle ogni resistenza relativa all'amore con la fede. E qua mi parlano che ci possono essere delle o mancanza di comunicazione con qualcuno, 5 di spade, 5 di bastoni, mancanza di comunicazione o tensione con qualcuno, o dei litigi con qualcuno sulla sfera affettiva. Però poi abbiamo Cavaliere di Coppe, Regina di Bastoni. Vedo che c'è una persona che avanza un invito d'amore nei tuoi confronti e tu ti sentirai bellissima, bellissimo, grazie a questa elaborazione animica che c'è. Mi stanno parlando solo d'amore, solo di potere tuo relativo a un lavoro emozionale che fai grazie a un litigio con qualcuno, grazie a una tensione sulla sfera emozionale. Eh sì, cavaliere di coppe. Mm. Fammi vedere un po'. Energia positiva per te in questo mese. Paggio di denari, proposte e inviti. Proposte e inviti d'amore. Ma anche, siccome è una stesa generale, abbiamo il paggio di denari, una proposta o un qualcosa o delle entrate a livello economico, lavorativo, o una proposta in concreto che mi parla d'amore. Va bene? Vediamo cos'altro positivo per te in questo mese, in linea generale. Cavaliere di spade. Allora, qua ci sono comunicazioni improvvise che arrivano per un incontro, quindi sia incontri di lavoro, comunicazioni improvvise o entrate improvvise di denaro per qualcosa che fai sul lavoro e anche oppure comunicazioni che mi riguardano l'amore. Ok? Verso di te, una persona a cui piace tantissimo e che fa la scelta verso di te. Fammi vedere di cosa parla 5 di spade, 5 di bastoni. 9 di denari. Allora forse ci sono discussioni sul profilo lavorativo che poi però vengono risolte qui, anche un lavoro che ti emoziona, ti stimola da un profilo emozionale. Questioni riguardanti il lavoro che possono stressarti o avere un'incomprensione tra colleghi o sul posto di lavoro. Se parliamo d'amore, comunque l'amore lo vediamo dopo, qua abbiamo delle tensioni perché una persona si fa un po' troppo i fatti suoi, cioè è un po' più con un eccessivo amor proprio, questo genera tensione, un po' di litigi o tensione, oppure questioni riguardanti l'economia che possono destare un po' di nervosismo. Vediamo un po' questo cavaliere di coppe, 6 di spade, c'è proprio una persona che avanza nei tuoi confronti. Carta in negativo qual è? Il sole. È come se da un po' di tempo il sole mi parla di felicità, di buone notizie. Qua vedo che la parte emozionale faceva fatica a rinascere per te, mi spiego, e rinasce in questo mese. Sarà anche per questa Venere in Acquario che apre i confini a un amore più onnicomprensivo che selettivo. Sarà anche non lo so, però il Sole mi parla anche il Sole è anche in Leone, no? Abbiamo anche Marte in Leone. È come se a volte non ti fossi sentita avere il valore che sei, ma tu stessa o tu stesso. E quindi come per dire, non mi sono sentita felice fino a questo momento, felice proprio perché non ho riconosciuto il mio valore. Ricordati che avere fede nelle divinità che ti incarnano, nelle istanze, nelle forze di cui siamo espressione, che sono i nostri avi, i nostri antenati, lo spirito guerriero, il potere del genio, la sciamana, lo sciamano. Ecco, la fede in quelle determinate istanze determina in te quel sole che ha il blocco, cioè quella gioia che vedo qua al blocco, mi spiego? Ok, vediamo adesso questa regina di bastoni e il re di bastoni. Guarda, abbiamo regina e re di bastoni. Qua abbiamo una coppia, qua vedo l'amore e una coppia. Fede in questo amore che arriva in questo dicembre, proprio magari per il tuo compleanno, perché e ne vale la pena, mi dicono. Fede, unione, armonia, d'accordo? Ok. Detto questo, andiamo a vederci adesso l'amore nel dettaglio. Allora, adesso ci vediamo l'amore nel dettaglio. Allora,
Andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno cosa accade, l'amore nel dettaglio. Mettiamoci queste altre. Metteremo una prima linea, cosa accade a te in amore, poi l'energia della persona che ti viene incontro, che qua ce l'hanno ribadito con più carte anche prima, e poi cosa succede alla fine in amore per te. Vediamo, amore, Capricorno, dicembre 2024. Amore, Capricorno. Allora, vediamo. Come vanno a stare le mie ragazze del Capricorno, i miei ragazzi? L'Imperatrice, la Regina di Spade, stiamo proprio agguerrite, o agguerriti, e l'Otto di Coppe. Molti di voi decidono di andare via da una relazione che non vi fa sentire appagate o appagati. O l'avete già fatto, volete un cambio all'interno di una relazione che non vi fa sentire appagate, forse perché c'è una terza persona in mezzo, quindi decidete di andarvene, oppure state pensando di andare via da una relazione dove non vi sentite completamente appagate o appagati. Fatto sta che state con la spada puntata, vedi l'asso di bastoni abbiamo qua, esigete quello che è giusto per voi, per diritto di natura, per diritto di nascita. Arriva un cambio, l'Otto di Coppe. Fammi vedere un po'. Fammi vedere un po'. Volete un cambio in una relazione o volete un cambio in amore? Lo state esigendo. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro, visto che mi hanno parlato tutto di questi cavalieri, che può essere anche una donna, ovviamente. L'energia di questa persona che ti viene incontro. 6 di bastoni. La ruota della fortuna, il 9 di coppe. Questa è una persona molto orgogliosa, ecco perché state così, o comunque avete avuto a che fare con una persona un po' orgogliosa. 6 di bastoni, la ruota della fortuna, il 9 di coppe. Il 9 di coppe è un'energia tendenzialmente molto autonoma, il 6 di bastoni di orgoglio. La ruota della fortuna al centro mi parla di un cambio che comunque mi sta dicendo che questa persona è una persona un po' orgogliosa, che va secondo i suoi tempi, è più interessata alle cose sue personali. 4 i denari, sì, è un po' capricciosa anche questa persona. Mi dicono che o hai avuto a che fare con questa persona o puoi avere a che fare con questa persona. Sì, come se un cambio di attitudine ha avuto questa persona e quindi tu ti sei un po' spazientita o spazientito. Il 9 di coppia parla di una persona ferma che non fa niente o che fa le cose per se stessa. Credo che abbiamo avuto a che fare con una persona che l'abbiamo percepita così. Vediamo alla fine cosa accade in amore per te. 7 di spade, 4 di spade, cavaliere di spade. All'improvviso arriva una comunicazione da parte di una persona che non ha saputo affrontarti, o che è stata evasiva, o che c'è silenzio tra voi. Se c'è silenzio tra voi, di punto in bianco arriva cavaliere di spade all'attacco. È una comunicazione, o alcune di voi fate voi una comunicazione, o alcune di voi si ritirano un po' dalla scena e poi questa persona reagisce e vi parla con un po' di tensione. Qua vedo della tensione. Fammi vedere energia positiva per te in amore. Qua ci sono gli amanti, energia positiva. Alcuni di voi se ne vanno da una relazione, da una persona, lo pensano, lo stanno pensando che, o comunque ve ne andate a livello energetico, allontanamento emotivo, emozionale, da qualcuno, proprio evitate, proprio mettete pausa, cioè no pausa, chiudete con una persona che si è comportata in maniera un po' più egoista, perché qua arriva l'amore dalla vostra parte, cioè c'è l'amore per te qua. Fammi vedere energia negativa in amore. Il mago. Alcuni di voi rifiutano un'opportunità e vanno verso un'altra opportunità.
magari scegli, adesso vi dico, fammi vedere, Cavaliere di Spade, cosa c'è dopo il Cavaliere di Spade? La stella, wow! Alcuni di voi si innamorano perdutamente, rinunciando a un'altra opportunità che avevate lì appesa, perché arriva una persona all'improvviso che può essere anche la stessa a cui voi date un ultimatum, mi spiego, che aveva un'energia un poco più dei fatti, farsi un po' troppo i fatti propri, insomma. Perché qua arriva proprio verso di te questa persona e ti vedo molto innamorata o innamorato. Quindi può essere la stessa persona con la quale state connettendo, dalla quale voi vi fate sentire perché ve ne andate. Cioè il vostro silenzio farà sentire questa persona e reagisce a voi. È l'amore dalla tua parte, ma è un amore di un certo tipo. O ve ne siete già andate, non vi state parlando con questa persona reagisce, dà un'energia più che non fa niente, fa. Oppure voi ve ne andate da una connessione perché arriva un'altra persona all'attacco verso di te, l'amore dalla tua parte, rinunciando a quell'altra persona. Vediamo un po' questo mago al blocco. Due di coppe, c'è l'amore al blocco. Voi rinunciate all'inizio con una persona per andare all'inizio con un'altra persona. Oppure, qua io vedo stasi, una persona che non affronta le questioni viso a viso, voi ve ne andate, che siete evasive, questa persona reagisce a voi. L'amore proprio, l'opportunità d'amore sta al blocco. Quindi, ma l'amore proprio sta qui, voi fate la scelta di o reagire a questa persona evitandola, quindi staccando tutto, e questa persona reagisce a voi, oppure entra una persona nuova, voi state con con la cosa di dire io valgo per quello che sono, voglio un cambio emozionale, una persona alla mia altezza. Quindi l'amore stava al blocco all'inizio, per qualche giorno di dicembre ancora è così. Poi però scatta questo Cavaliere di Spade con la stella. Fammi vedere gli amanti al positivo per te. Ricordati che è fede, ok? La fede, quello che vedi esternamente, non è realtà, ok? O comunque fede in ciò che non vedi, nell'invisibile. Gli amanti, vediamo al positivo per te il diavolo. Il diavolo, qua c'è una persona che schiaccia il piede sull'acceleratore, non ti può lasciare andare. Il diavolo, gli amanti, vuole tutto, ok? Vuole tutto, perché tu stai sul trono. Mamma che stesa, ragazze mie, che stesa. Là. Fammi vedere una cosa. 7 di spade. L'ha appeso. Qualcuno qua evita la comunicazione o evita un confronto inizialmente. 4 di spade. 6 di coppe. È ferma una riconciliazione. O è fermo a qualcosa, 6 denari, è fermo un intendimento, però qua subito dopo c'è. Vediamo perché il Cavaliere di Spade e la stella. Il 6 di denari, qua ci si vuole venire incontro, ci si vuole intendere, ci si vuole spiegare, d'accordo? Abbiamo i segni del pesci, del capricorno, gemelli, toro, ariete, leone, sagittario, Capricorno come te, l'ho detto, sì. Io ti dirò anche una cosa, ti vedo molto sulla difensiva, nel senso per difendere i tuoi diritti e il tuo valore. Farai le scelte farai delle scelte in questo mese, ti permetteranno di essere più egoista, ma nel senso buono del termine. Hai avuto a che fare con una persona che era egoista, di conseguenza tu ti darai più amor proprio. Quindi scegliendo anche di fare un cambio magari con questa persona, evitandola, e poi c'è questa persona che reagisce a te. Mi spiego? Oppure ne arriva una completamente nuova. Sarai più egoista del solito, cioè amore per te stessa. Saprai agire con fede, mi spiego, con fede negli eventi, dandoti agli eventi, ok? Ok, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? L'amore è follia. L'amore non segue delle logiche, l'amore è follia. Platone diceva no, la follia è la fede, e quindi l'amore è fede. Quando diciamo l'amore è follia, l'amore è fede, non segue le logiche. Quindi affidati all'amore che è fede, non è razionale. Ok, cos'altro? Ti prego, fallo ancora.
Allora, io credo che questo, ti prego, fallo ancora, abbia a che fare con la posizione che prendi tu sul tuo amor proprio, nel fare delle scelte che riguardano il tuo amor proprio più che l'altro, in questo senso, e quindi è come se fosse una lezione nei confronti dell'altra persona, ma la lezione la dai a te nell'amarti di più. E poi c'è qualcosa con questa carta che fai tu in particolar modo che questa persona a cui piace tantissimo, una cosa che fai tu, o piacerà tantissimo. Vediamo cos'altro ti dirà questa persona. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Diavolo, diavolo, è una persona che farà una follia per te. Io credo che per molti di voi abbia a che fare col fatto che voi mettete no contact, limiti, bloccate questa persona, oppure non vi fate sentire, questa persona reagisce a voi, per molti di voi, e questo fa un gesto folle, qualche cosa di questa natura qui. Oppure se è una persona nuova, io qua vedo che comunque la mettete in riga. All'inizio rifiutate l'opportunità, comunque siete un po' più evasive, ma più fate così, più fate così, più questa persona non può fare a meno di voi. Ok? Si prospetta un dicembre un po' movimentato, diciamo. Vediamo, ti metto un'altra carta di dove sta di queste con gli oracoli. Cosa ti dicono gli oracoli? Capricorno, amore, dicembre 2024. È amore erotico, sì, qua c'è moltissimo erotismo, c'è una persona che lo fai andare pazzo proprio, lo mandi, è molto erotismo. Cos'è l'erotismo? A differenza della passione, la passione la consumi poi, no? Quando stai insieme. L'erotismo è quando non ti vedi, che aumenta quella cosa. Mi spiego? E qua secondo me siete voi che state sulla distanza, c'è qualcosa che fa stimolare a questa persona, siete proprio nelle cellule di questa persona qui, Vediamo cos'altro ti dicono questi altri oracoli. Incontro mediante un mezzo di telecomunicazione. Qua questa persona può scriverti, può mandarti messaggi, se è una persona nuova puoi incontrarla sui social, internet. Incontro mediante un mezzo di comunicazione o di telecomunicazione, non lo so, qua c'è qualcosa di folle che farà questa persona, però in concreto, però magari inizia con dei messaggi. Vediamone un'altra. I tuoi dubbi, timori sono infondati. Se hai dei dubbi su questa persona che impazzisce per te, non devi averne, perché è così. Ok? Quindi la fede è il postulato imprescindibile verso il quale tendere in questa, stavo dicendo in questa incarnazione, certo in questa incarnazione, ma in questo mese. Quindi chiudi gli occhi di fuori e apri gli occhi che guardano dentro. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua.